La notizia più chiacchierata di oggi nel mondo dello spettacolo turco è arrivata come un lampo nel primo pomeriggio. Mert Ramazan Demir è stato proclamato ufficialmente uomo dell'anno. Un riconoscimento che in questi ambienti ha il peso di una medaglia d'onore e che premia un percorso di 12 mesi fatto di scelte artistiche coraggiose, carisma evidente e quel tipo di magnetismo sullo schermo che non si insegna, si possiede. In tanti lo aspettavano, in tanti lo consideravano già scritto, ma sentirlo pronunciare ad alta voce, davanti a una platea luccicante e a un tappeto rosso che sembrava non finire mai, ha dato a tutto un sapore più concreto e più emozionante. Accanto a lui, in ogni scatto e in ogni sguardo, Afra Saraciolu, elegante e luminosa, incorniciava la serata con la discrezione e la complicità che il pubblico ha imparato ad amare. Chi era lì giura che la tensione buona, quella che ti fa battere il cuore mentre aspetti un nome, si avvertiva a metri di distanza. Gli invitati sfoggiavano abiti impeccabili, i fotografi si muovevano a ritmo serrato e le luci puntavano su chiunque avesse una storia da raccontare. Ma quando Mert è comparso sulla passerella in uno smoking nero classico, camicia immacolata e un sorriso sicuro ma non spavaldo, pare che l'aria sia cambiata. Si è messo bene il papillon, ha intrecciato le dita con quelle di Afra, l'ha incoraggiata con un cenno dolce e ha misurato ogni passo come se già stesse scrivendo un capitolo nuovo della sua carriera. Le videocamere lo hanno seguito come un'onda, i flash hanno ridisegnato il suo profilo centinaia di volte e, man mano che procedeva, si sentivano mormorii di approvazione e brevi applausi. Era quel genere di ingresso che non urla, ma non permette al dubbio di farsi largo. Si sapeva che Mert fosse tra i favoriti, si sapeva che la sua stagione era stata all'altezza, eppure c'era quell'attimo sospeso in cui tutto poteva ancora accadere. Afra, in un abito color avorio tagliato su misura, con le spalle scoperte e un trucco raffinato, gli teneva il fianco e ogni tanto sussurrava qualcosa che solo lui poteva sentire. Tra i due, lo dicono spesso, c'è un codice segreto fatto di sguardi e piccole intese, e ieri sera quel codice sembrava parlare al posto loro. La cerimonia è scivolata tra numeri musicali e presentazioni misurate, con i conduttori che alternavano ironia garbata e momenti più solenni. Ogni volta che lo schermo principale mostrava un collage dei momenti più intensi dell'anno, il volto di Mert emergeva con la stessa forza con cui ha conquistato i set, scene profonde, monologhi che vibravano dell'emozione giusta, un modo di abitare i personaggi che aveva convinto perfino i critici più severi. E non era solo per le interpretazioni. Nel racconto della serata ricorreva il suo impegno dietro le quinte, la disciplina con cui affronta le giornate, il rispetto con cui tratta team e partner, la naturalezza con cui accoglie il grande e il piccolo dell'industria. C'era il riconoscimento dell'insieme, non di un singolo lampo. Quando è arrivato il momento che tutti attendevano, la sala ha trattenuto il respiro. Si è fatto silenzio, uno di quei silenzi pesanti ma belli, in cui percepisci che qualcosa di importante sta per essere fissato nel tempo. Il presentatore ha preso la busta, l'ha osservata per un secondo in più, forse per godersi il gioco dell'attesa, poi ha strappato la linguetta con lentezza e ha guardato il nome. In quell'istante la regia ha indugiato sui volti in platea. Afra stringeva le mani sul grembo e sorrideva all'angolo delle labbra, mentre Mert manteneva lo sguardo fisso sul palco, calmo, come chi non vuole compromettere un'emozione con un gesto anticipato. La voce del conduttore, limpida, ha risuonato. Il premio come uomo dell'anno va a Mert Ramazan Demir. E allora la sala si è sciolta. Si sono alzati in piedi, hanno battuto le mani a ritmo sostenuto, qualcuno ha fischiato in segno di entusiasmo, e si sono sentiti perfino dei «bravo» lanciati da zone diverse, come se quel nome avesse messo d'accordo la stanza intera. Afra ha portato una mano al cuore, gli occhi lucidi di orgoglio, e si è alzata per abbracciarlo. Niente di plateale, niente di costruito, un abbraccio vero, che sembra voler dire «ci siamo, ce l'hai fatta, siamo qui insieme». Mert ha stretto la sua compagna per un paio di secondi, poi ha fatto per avviarsi verso il palco, ma prima si è voltato indietro, ha incontrato il suo sguardo e ha fatto un piccolo cenno con la testa, come a promettere che la condivisione non si sarebbe esaurita in quell'istante. Il percorso fino al podio è sembrato più lungo del solito, le persone volevano toccarlo, pregustare il passaggio, afferrare un frammento di quella vittoria.
Sul palco, sotto la luce piena, Mert aveva un'aria quasi incredula e tuttavia composta. L'ha detto con gli occhi prima che con le parole, questo momento lo aveva sognato, lo aveva immaginato, lo aveva desiderato. Ha posato la mano sul microfono, ha ringraziato chi era seduto in prima fila e chi seguiva da casa, poi ha preso un attimo per respirare. Non era il discorso di un divo distante, ma quello di un professionista che riconosce il terreno su cui cammina. Ha citato i registi, le troupe, i partner di scena, gli amici che lo hanno sostenuto quando i giorni si facevano più lunghi del previsto. Ha ringraziato Afra con un sorriso puro e ha rivolto un pensiero caldo a chi da mesi gli scrive che si sente meno solo guardandolo recitare. Poi la frase che ha fatto il giro del web, semplice e potente, arrivata dal cuore senza bisogno di effetti. Tutto quello che ho costruito lo devo a voi, al vostro sostegno, alla fiducia che non mi fate mancare. Siete la mia forza. In sala si è sentito un brusio emozionato, lo scroscio di nuovi applausi, e gli occhi di Afra hanno brillato ancora di più. La sua umiltà ha colpito tutti, anche chi in platea non era pronto a concedergli un complimento. C'è un momento in cui il riconoscimento pubblico smette di essere solo un trofeo e diventa un ponte fra chi crea e chi guarda. Ieri sera quel ponte l'ha attraversato insieme a Afra, mano nella mano, ed è per questo che l'atmosfera era così diversa dal solito. Fuori, nel frattempo, la rete è esplosa. Le pagine dei fan hanno iniziato a pubblicare foto, clip del discorso, dettagli degli abiti, con didascalie che parlavano di un traguardo meritato, atteso, persino inevitabile. Molti hanno scritto che si trattava di una vittoria non solo per Mert, ma per il modo in cui la sua generazione sta rinnovando il linguaggio dell'intrattenimento, portando sensibilità autentiche e nuove sfumature. Diversi critici, che nelle settimane precedenti erano stati freddi, hanno scelto di sbilanciarsi e di definire la sua annata semplicemente eccezionale, un equilibrio raro tra qualità e popolarità. E in mezzo a questa ondata di approvazione, Afra ha postato poche parole su una storia, fotografando il retro del palco, il profilo di Mert mentre stringeva il premio, e nessun filtro a sporcare la verità del momento, orgoglio, gratitudine e quella leggerezza che si prova solo quando un sogno incontra la realtà. Dopo la consegna, dietro il sipario, è andata in scena la gioia più privata, quella che non ha bisogno di dichiarazioni. Un sorriso largo, una risata che scioglie la tensione, un abbraccio lungo in cui si capisce che certe vittorie non si vivono da soli. Chi ha spiato da lontano ha descritto Afra mentre gli aggiusta la giacca, mentre gli dice piano di respirare, di prendersi un secondo per sé. È nei dettagli che si legge una coppia, e ieri sera i dettagli parlavano chiaro. Si potrebbe pensare che da qui cominci un'altra storia, una in cui il successo ti cambia le proporzioni del mondo. Eppure Mert, anche nel pieno del clamore, è rimasto fedele al passo che lo ha portato fin qui, niente toni alti, niente rivalse, solo la consapevolezza che questo premio, tra i più prestigiosi del settore, non è un punto di arrivo ma un segnale di rotta, un invito a continuare ad alzare l'asticella. Quello che colpisce è come questa consapevolezza sia condivisa, come Afra diventi subito la prima a ricordargli che il pubblico li segue non solo per le scene perfette, ma per l'umanità che sanno mettere in ogni gesto. Nel salone, mentre si scattavano le foto ufficiali, qualcuno mormorava che la loro forza sta nel saper dividere la luce senza rubarla. Mert si è messo al centro solo per pochi istanti, poi ha stretto Afra accanto a sé, come a dire che quel riconoscimento racconta anche l'energia che lei gli restituisce. È difficile, in serate del genere, non lasciarsi inghiottire da una certa retorica. Ma i presenti giurano che ieri il racconto non ha mai preso una piega artificiosa. D'altronde, la narrazione di quest'anno era chiara. Prova dopo prova, Mert ha dimostrato che la qualità costante abita nei particolari, nel lavoro invisibile, nella cura con cui si affronta ogni singolo giorno. E il risultato, con una sala in piedi per lui, con il nome gridato a pieni polmoni, è stata la conferma di ciò che i fan ripetono sotto ogni post, se lo è guadagnato, e lo ha fatto nel modo migliore, restando se stesso. Il dibattito online si è allargato in fretta. C'è chi ha ripercorso gli inizi, chi ha sottolineato la maturità con cui affronta la pressione, chi ha ricordato aneddoti dal set per mostrare che la leadership non si impone ma si esercita.
Afra, in tutto questo, è stata raccontata come il barometro emotivo della serata, presente, attenta, pronta a passargli una battuta al volo o a lasciarlo al suo silenzio quando serviva. Qualcuno ha notato che in platea le hanno chiesto di alzarsi per un saluto e lei ha scelto di non rubare la scena, preferendo applaudire più forte, a sottolineare che quel momento, pur condiviso, era soprattutto suo. Eppure, quando in un backstage una telecamera li ha sorpresi a ridere di gusto per una piccola gaffe del presentatore, è sembrato evidente quanto la leggerezza sia parte della loro cifra. A fine serata, mentre le asfaltate lucide della città riflettevano la pioggia sottile e l'eco degli ultimi brindisi, Mert teneva stretto il premio, Afra il suo braccio. Li hanno fermati per chiedere un commento veloce. Lui ha ripetuto che il traguardo ha il volto di chi lavora con lui, di chi lo guarda, di chi lo critica con onestà. Lei ha aggiunto che vederlo felice la ripaga di tutte le ore passate a prepararsi, a sostenersi, a credere. Un taxi li aspettava poco lontano, ma prima di salire si sono voltati verso i far rimasti oltre le transenne. Hanno concesso ancora qualche foto, alcuni autografi, e con l'ultima stretta di mano, Mert ha sussurrato che da domani si ricomincia, perché ogni riconoscimento ha senso solo se spinge a fare di più. La notte non è bastata a esaurire la discussione. La mattina dopo, tra caffè e titoli in prima pagina, i commenti erano concordi. Un premio meritato, forse perfino tardivo, considerata la costanza con cui Mert migliora. E mentre i numeri in rete salivano, si faceva strada un pensiero che rimbalzava tra gruppi e chat. Con ogni successo, Mert arriva un gradino più in alto e lo fa senza perdere il passo. Chi lo segue da sempre lo sa, chi lo ha scoperto di recente lo intuisce, di certo, quel palco non lo ha cambiato, lo ha soltanto messo a fuoco con una luce nuova. In questo equilibrio fragile, ma felice, sta la bellezza di quanto è accaduto. L'uomo dell'anno non è un'etichetta, ma una fotografia precisa di ciò che Mert rappresenta oggi: talento, dedizione, sensibilità, una promessa mantenuta e altre che bussano alla porta. Accanto, Afra continua ad essere la compagna di strada, la prima testimone e la confidente, la presenza che trasforma il traguardo in una storia condivisa. E alla fine, se bisogna trovare un'immagine per congedarsi da questa serata, resta quella di lui sul palco, il respiro che si calma tra gli applausi, la voce che ringrazia con fermezza, e quella frase che resterà incisa come un promemoria per chiunque creda nel potere delle persone: tutto quello che ho costruito lo devo a voi. Mi date forza, mi spingete avanti, mi ricordate ogni giorno perché questo mestiere vale. È con questa verità che Mert Ramazan Demir ha stretto il suo premio e ha salutato la platea, e con questa verità che il pubblico, in sala e online, ha restituito un coro che aveva un solo significato: era ora. Eppure, se c'era qualcuno pronto a interpretare questa pagina come un punto fermo, si sbagliava. Perché i punti fermi, nelle storie più belle, diventano virgole. E la virgola di ieri sera ha già il sapore della prossima scena, della prossima sfida, della prossima stretta di mano tra Mert e Afra, laddove il successo non si posa, ma continua a correre. Così, mentre si chiude il sipario sul gala e il giorno ricomincia, il racconto resta: Mert, Afra è un premio che non è solo un trofeo, ma il segno di una rotta. Una rotta che porta ancora più lontano, perché lui, a ogni traguardo, non fa che salire di un gradino, calmo, sicuro, riconoscente, e lo fa con l'eco di una sala in piedi che sembra non voler finire mai.